Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione delle classi per la generazione delle nostre tabelle. Oggi invece, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di inserire un limite di righe qualora lo volessimo specificare per la nostra tabella. Qua sotto compariranno il numero di pagine in base al limite settato. E poi vediamo di ordinare anche i nostri risultati, quindi della tabella, in ordine crescente o decrescente. Quindi, per prima cosa ci spostiamo in stampa.php, selezioniamo la generazione della nostra tabella, definiamo un nuovo contenitore che lo chiamiamo div id box tabella, quindi aperto e chiuso, e al suo interno includiamo un nuovo file che lo chiamiamo box tabella.php. Salviamo, quindi creiamo un nuovo file php e al suo interno generiamo la nostra tabella. Quindi lo salviamo ovviamente in classi come box tabella.php. Premiamo F5 e ovviamente il file viene incluso e non cambia nulla. Ora vediamo innanzitutto di generare, in base al limite di righe che vogliamo visualizzare, i numeri delle pagine. Quindi in tabella settiamo una nuova variabile che la chiamiamo var limite tabella e lo settiamo di default a 5, quindi vogliamo che la nostra tabella abbia un massimo di 5 righe, quindi definiamo una nuova funzione che la chiamiamo setLimite, che riceverà il limite, e quindi this limite tabella sarà uguale a $limite. Ci recuperiamo come sempre in stampa il valore, quindi definiamo la stessa variabile, quindi $this limite sarà uguale a tabella di limite tabella, e quindi se settiamo in elenco pagine il limite, lui considererà quello, altrimenti prenderà quello di default uguale a 5. Perfetto. Quindi per prima cosa ci suddividiamo lo spazio sottostante in modo da poter inserire anche i numeri delle pagine. Quindi nel box tabella, all'interno del td colspan, quindi apriamo il td e chiudiamo il td, e al suo interno ci stampiamo un div che conterrà i numeri delle pagine e un div che conterrà invece $this pie pagina. Punto e virgola. Gli diamo un id, questo lo chiamiamo num pagine, e questo lo chiamiamo pie pagina. Salviamo, ci spostiamo nel foglio di stile, gli togliamo il text align right al piedi pagina td e gli diciamo table class tabella tr id pie pagina div id num pagine e gli diciamo width 50%, float left, e a pie pagina
width 50% e gli diciamo text align right. Perfetto, ora ci spostiamo in box tabella e all'interno del primo div vediamo di calcolare i numeri di pagina e stamparci i numeri di pagina. Quindi per prima cosa dobbiamo rieseguire la nostra query e quindi num record sarà uguale a MySQL num rows di $res tabella chiusa tonda punto e virgola. Poi ci calcoliamo il numero delle pagine, quindi num pagine, che sarà uguale quindi a $num record diviso il nostro limite, quindi dis limite tabella punto e virgola. Ora questa funzione è probabile che restituirà un numero con la virgola, quindi dovremo approssimarlo al numero più grande, che si utilizza la funzione CHAIL, quindi CHAIL della nostra suddivisione. Ora dobbiamo aprire un ciclo for, quindi for $i uguale 1 punto e virgola $i minore uguale di $num pagine, quindi questo è num pagine, $i più chiusa tonda aperta e chiusa graffa, e per ogni ciclo lui ci stampi ecco $i punto e virgola. Salviamo, premiamo F5 e come vedete lui ci stampa 1 e 2. Questo perché noi il limite l'abbiamo impostato a 5. Ora qua mettiamo 10, premiamo F5, ovviamente 10 sono le righe, quindi diviso 10 mi dà 1. Ora ripristiniamo il limite uguale a 5. Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare quindi è limitare la visualizzazione dei nostri record. Quindi nel nostro file box tabella dovremo dirgli che $query sarà uguale a this query e aggiungergli le direttive per limitare il record, che si fa con limit, e dobbiamo passargli le righe iniziali, in questo caso 0 per esempio, virgola, e concatenare $this limite tabella punto e virgola. E quindi in res tabella MySQL query disconnessione $query. Salviamo, premiamo F5 e come avete visto ci ha visualizzato soltanto i primi 5 record della nostra query, limitando quindi l'estrazione dei dati. Abbiamo notato però anche che il numero di pagine ovviamente è passato ad 1, perché noi il numero dei record lo stiamo contando sul risultato di res tabella, che è stato ovviamente modificato. Per ovviare a questo problema nella classe tabella, quindi quando viene settata la query, salviamo la nostra query e salviamo anche in una nuova variabile la query originale, che è uguale a $query. Quindi definiamo una nuova variabile e la chiamiamo query originale. In stampa facciamo lo stesso. E quindi ci recuperiamo il dato. In tabella quindi ci ricaviamo il res record, che è uguale a MySQL query di this connessione, virgola, $this
query originale, e quindi num record sarà uguale a MySQL num row di res record. Salviamo, premiamo F5 e come avete visto ci ha ripristinato i numeri delle pagine. Perfetto, ora quello che vogliamo fare è assegnare ad ogni pagina il proprio limite, quindi innanzitutto gli verranno racchiusi nel tag A, quindi aperto e chiuso il tag A, ogni i avrà il suo href uguale a JavaScript void 0 punto e virgola, quindi non li facciamo fare nulla praticamente, F5, perfetto, e quindi ad ogni pagina assegnargli un limite. Definiamo una variabile che la chiamiamo inizio, che sarà uguale a 0, e ad ogni ciclo $limite sarà uguale a $inizio, virgola, $dis limite tabella, punto e virgola. E dopo aver stampato dentro il tag A la variabile limite, prima di uscire dal ciclo, $inizio lo incrementiamo, quindi più uguale del valore di $dis limite tabella, punto e virgola. Quello che vogliamo fare ora è al click trasferire il limite associato alla pagina in modo che la query venga aggiornata e quindi anche i dati della nostra tabella, il tutto senza aggiornare la pagina. Per fare questo utilizziamo una nuova tecnologia che si chiama Ajax, e quindi nell'intestazione del nostro file elenco pagine includiamo uno script JavaScript che si occuperà di questo. Non entreremo oggi nel dettaglio della funzione Ajax.js, nel caso poi faremo una videoguida apposita. Quindi includiamo il file Ajax.js che si trova all'interno della cartella include JavaScript ed è salvato come Ajax.js. All'interno di questo file è definita una funzione che si chiama getHTML che restituisce sotto forma di HTML il risultato della nostra richiesta. Quindi quello che dobbiamo fare noi è creare una nuova funzione che la chiamiamo genera tabella, per esempio, che prende in ingresso il limite e all'interno delle graph richiamare la funzione getHTML, che ricordo è definita all'interno del file Ajax.js, che prende in ingresso quindi l'id del box a cui restituire il codice HTML, in questo caso box tabella, che l'abbiamo definito nel file stampa. Perfetto. Poi l'indirizzo a cui inoltrare i dati, noi li dobbiamo inoltrare al file box tabella che si trova nella cartella include classi box tabella.php, punto di domanda, quindi concateniamo nell'URL la nostra variabile, quindi limit uguale più limite, virgola, e per ultimo dato vuole il metodo di trasmissione get o post, quindi in questo caso get. Salviamo e a long click richiami la funzione genera tabella e al suo interno, all'interno degli apici singoli, gli passi il limite. Perfetto, salviamo e nella nostra intestazione gli diciamo
if isset $_get limit echo $_get limit punto e virgola, altrimenti ci generi la tabella. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo sulla pagina e come vedete la tabella è sparita, però ci ha fatto vedere il limite e oltretutto la pagina non è stata aggiornata. Clicchiamo su 2 e come vedete il limite è 5, 5. Perfetto. Ora per poter generare nuovamente la tabella dovremo innanzitutto in elenco pagine salvare la nostra stampa in sessione, quindi definiremo una nuova sessione che la chiamiamo stampa, che sarà uguale a $stampa, e prima del salvataggio in sessione, se è già stata settata, cancellargli il valore, quindi if isset session stampa, allora unset session stampa. Perfetto. Ora in box tabella per prima cosa dobbiamo, se è settato il limite, includere, quindi include connessione.php, poi dobbiamo includere la classe per la stampa. Ricordiamoci che quando viene utilizzata la chiamata asincrona, quindi ci troviamo all'interno della cartella classi, quindi il nostro file da includere sarà semplicemente stampa.php. Facciamo partire la sessione. E associamo alla variabile stampa la classe salvata in sessione. Quindi session stampa, punto e virgola. Poi dobbiamo passare alla nostra classe la connessione, quindi $stampa di connessione sarà uguale a connessione, punto e virgola, e per finire definire la variabile con il limite che sarà uguale a getLimit. Perfetto, questo nel caso in cui venga utilizzata la chiamata asincrona, altrimenti $stampa sarà uguale a $dis, punto e virgola, quindi il caso in cui ci troviamo all'interno della classe, e $limit sarà uguale a 0 $stampa di limite tabella, punto e virgola. Quindi possiamo chiudere l'else, portare al di fuori la generazione della tabella e modificare la nostra query. Quindi $query sarà uguale a stampa di query limit e qua concatenare $limit. Perfetto, ora dobbiamo modificare e sostituire tutti i dis del nostro file, tranne questo ovviamente, in modo che questa parte di codice possa funzionare sia che sia settato il limite oppure che non lo sia. Quindi cerca e sostituisci dis e sostituisci con stampa. Perfetto. Ora salviamo
premiamo F5, qua siamo nella prima pagina, ora ci spostiamo nella seconda e come avete visto ci ha caricato le altre 5 righe. Ora riclicchiamo su 1, perfetto, sta funzionando. Ora quello che vogliamo fare è evidenziare la pagina che stiamo visualizzando, quindi ci spostiamo nella parte dove vengono generati i numeri di pagina e gli diciamo if isEt $_get limit allora lui ci esploda la stringa alla virgola, quindi esplode alla virgola il limite e gli diciamo if explode al campo 0 è uguale a $inizio, allora definiamo una variabile color e gli diciamo style color rosso, punto e virgola, altrimenti sarà uguale al nero, quindi style color black, punto e virgola. Questo è il caso in cui il limite sia settato, quindi altrimenti else if gli diciamo $i è uguale a 1, quindi il caso in cui sia la prima volta che carichiamo la pagina, $color sarà uguale a red e quindi ci troveremo per forza nella pagina 1, altrimenti $color sarà uguale al nero. Quindi stampiamo la nostra variabile all'interno del tag A, salviamo, premiamo F5 e come vedete ora siamo al primo caricamento, ovviamente ci troviamo nella pagina 1, qualora ci spostiamo nella pagina 2 viene evidenziata la pagina 2. Perfetto. Ora distanziamo le voci tramite il foglio di stile e quindi gli diciamo che table div num pagine A e gli diciamo margin right e gli diciamo 5 pixel, salviamo, premiamo F5, perfetto, e ora ripristiniamo nel nostro file il limite della tabella e lo portiamo di default a 15 e in elenco pagine proviamo a vedere se funziona il set table set limite e gli diciamo per esempio 3, salviamo, premiamo F5 e come vedete ha caricato 3 dati e ha fatto 4 pagine, quindi qua dovremo trovare i secondi 3, perfetto, e per ultimo modifica pagina. Benissimo, ora ripristiniamo il limite a 10, perfetto, un'unica pagina, e vediamo di inserire l'ordinamento dei campi. Innanzitutto dobbiamo definire una funzione e l'associamo alla classe colonna e gli diciamo, oltre al set opzioni, gli diciamo function set ordinamento, che prende in ingresso il campo da ordinare, nome campo, e quindi incrementiamo la nostra variabile e gli diciamo che $dis ordinamento al campo $i sarà uguale a nome campo.
Quindi definiamo una nuova variabile var ordinamento array vuoto. In tabella recuperiamo il nostro valore. $dis ordinamento sarà uguale a colonna di ordinamento all'indice i, e in stampa li recuperiamo ulteriormente, quindi var ordinamento e dis ordinamento è uguale a tabella di ordinamento. Perfetto. Quindi all'interno di box tabella, quando sta stampando l'intestazione, gli diciamo if $stampa di ordinamento al campo id è diverso da stringa vuota, quindi vuol dire che abbiamo deciso di associargli un ordinamento, gli diciamo di stamparci anche i pulsanti per l'ordinamento, altrimenti ci stampi semplicemente il TD con il valore. E quindi qua ci inseriamo il TD con l'opzione del titolo, ci stampiamo il valore, punto e virgola, e prima del valore ci stampiamo un input image src icone / ask.png e poi dopo valore un altro input image icone desk.png. Salviamo, premiamo F5, ovviamente non ha inserito nessuna immagine perché non abbiamo settato l'ordinamento, ma ora se in elenco pagine prima della definizione della tabella gli diciamo $id set ordinamento e gli passiamo id pagina, chiusa tonda, punto e virgola, e salviamo, premiamo F5, ovviamente lui ci ha inserito le nostre immagini. Ora le dobbiamo ridimensionare ovviamente e gli diciamo width 10 pixel e lo stesso per l'ordine decrescente. Salviamo, premiamo F5, dovremo definire una nuova funzione in elenco pagine che si chiama ordina tabella, che prenderà in ingresso l'ordinamento, virgola, e il limite, e quindi in box tabella ci manderà il limite più end order uguale a più ordinamento e poi il campo ordinamento, quindi più end campo uguale più campo. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo in box tabella e modifichiamo i nostri input e li aggiungiamo quindi on click uguale ordina tabella e li passiamo in questo caso ordinamento crescente, quindi ask, virgola, il limite, quindi la nostra variabile $limit, virgola, e $stampa ordinamento al campo id. Perfetto. Lo stesso ora replichiamo per l'ordinamento decrescente, quindi qua ci andrà desk, salviamo, ci spostiamo nell'intestazione e gli diciamo prima della query if isset $_get order aperta graffa, quindi $order
sarà uguale a order by, e qui ci va $_get campo, punto, spazio, e poi ci va $_get order, punto e virgola e chiusa graffa. Altrimenti order lo lasciamo vuoto, punto e virgola, e quindi la nostra query diventerà stampa di query punto $order punto limit. Salviamo, premiamo F5, clicchiamo su ask e non cambia nulla, clicchiamo su desk e ovviamente i dati vengono ordinati in modo decrescente. Perfetto, ora inseriamo l'ordinamento anche per titolo, quindi in elenco pagine gli diciamo titolo set ordinamento titolo, salviamo, F5, clicchiamo in ordine crescente e vedete ci aggiorna i dati in maniera crescente, altrimenti ci li aggiorna in maniera decrescente. Ora aggiungiamo anche il titolo al passaggio del mouse, scriviamo titolo uguale ordinamento crescente e qui gli scriviamo ordinamento decrescente. Nelle pagine gli scriviamo titolo pagina $i, salviamo, premiamo F5, quindi ordinamento crescente, ordinamento decrescente, pagina 1, e ci scriviamo anche prima della stampa delle pagine, tabella, due punti, poi stampiamo uno spazio prima e dopo il valore per allargare un attimino le immagini, quindi end nb sp, quindi end nb sp, salviamo, poi andiamo in elenco pagine, settiamo le opzioni anche per il titolo e gli diciamo che lo vogliamo allineato al centro, quindi titolo align center, salviamo, premiamo F5. Perfetto, direi che ci siamo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulle sezioni, quindi definiremo anche lì la possibilità di modificare e cancellare il record.